affondando, un termine giapponese si chiama tsuki. Tsuki vuol dire a fondo, no? Quindi può essere interpretato a fondo con un colpo a mani nude, ma anche un colpo con una qualunque arma, no? Prendiamo il gioco, no? Tsuki, no? Può essere lo stesso movimento affondando, no? O con una lancia o con una spada, no? È sempre lo stesso identico movimento, tsuki, no? 1, 2. Molto spesso gli studenti confondono un colpo alla faccia o al corpo come per forza un pugno, no? Tsuki significa affondare e quindi va interpretato come tale, come qualcosa che io, come se volessi ipoteticamente trapassare il corpo dell'avversario, che poi si applica anche a mani nude, no? Se fosse con la spada, no? Tsuki, no? A fondo, no? Quindi sto cercando di oltrepassare l'attacco della guardia dell'avversario per andarlo a colpire. Oggi ci concentriamo su tsuki, quindi l'affondo, vedendolo, diciamo, con tutte le problematiche che ci possono essere nel tirarlo in una maniera che sia il più efficace possibile. Ricordiamo sempre che la nostra disciplina ha il fine primario di essere efficace, quindi se poi la forma, molto spesso l'errore più comune degli studenti è quello di tirare formalmente un affondo fatto bene, però poi o è lento o evidente, oppure tende ad arrivare prima il colpo e poi il peso, o prima il peso e poi troppo tardi il colpo, no? E quindi alla lunga risulta inefficace, formalmente magari fatto bene ma inefficace. Formalmente fatto bene che significa che se questa è una linea d'attacco, no? L'errore tipico, spesso se sto su una linea del genere, è quella di continuare sulla stessa linea, per cui si creano 1, 2, 3, quindi si creano 3 linee in pratica, no? Invece quello che uno dovrebbe fare, come inteso come tsuki, quindi affondare, è quello di poi ritrovarsi allineato, no? E avere la possibilità poi di girarsi nei Ichimonji da una parte e dall'altra, no? Tsuki, quindi ritornare sempre nelle linee principali, no? Quindi vediamo da questo lato, no? 1, 2, quando entro, no? Questa gamba sta poi sulla stessa linea dell'altra e mi ritrovo tsuki nell'affondo. 1, 2, 3, no? Importante all'inizio controllare bene le gambe, ripeto, errore tipico 1, 2, per cui il tallone in realtà sta su questa linea posteriore mentre l'anteriore sta qua. Altro errore tipico è quello a volte per una forma di pigrizia, mettere poco peso in avanti, quindi stare in posizioni alte e ovviamente la gamba davanti lavorerà poco, però è anche vero che il problema di un affondo del genere dà la possibilità di avere poco recupero indietro, avrò sempre poco margine di fronte a un attacco per tornare indietro. Invece la cosa positiva di un buon affondo è quella che da diciamo una grande gittata posso avere anche una grande spostamento indietro per avere una, diciamo, possibilità di contrattacchi, no? Quindi più attaccherò bene, no? Più avrò la possibilità di uscire bene, no? Quindi tsuki, Ichimonji no Kamae, Kicho no Kamae, Ichimonji no Kamae, tsuki, no? E così via. Quando studiamo tsuki senza armi, generalmente si studia sotto 2 punti di vista fondamentali. Uno, partendo già da Ichimonji no Kamae, quindi Ichimonji no Kamae e tsuki, no? All'affondo può essere basso, medio, alto, non ha importanza, ma si studia da Ichimonji generalmente per iniziare ad avere proprietà su questa posizione. Molto spesso si cade nell'errore di pensare che Ichimonji sia, fare un affondo da Ichimonji sia un attacco lento, no? Quindi voi immaginate uno, adesso arriva e poi arriva il colpo, quindi sembra lento come colpo, ma se noi lo interpretiamo come un movimento di spostamento, per cui io posso vedere il movimento dell'avversario, no? Io sono sempre bilanciato, posso tornare avanti, indietro, no? E poi mentre mi muovo all'ultimo secondo vado ad attaccare, per cui anche se ci fosse uno spostamento dell'avversario dovunque lui vada, allora noterete che in realtà non è più lento il movimento, ma risulta ancora più difficoltoso per colui che deve parare, perché
inizierà un movimento preparatorio difensivo e voi potrete vederlo. Altro modo per vedere Tsuki è vederlo da Shizen no Kamae, che peraltro sarà la posizione principale che vi può capitare comunemente. È difficile che partirete al di fuori dal dojo in posizioni Shimoji, però anche fosse, no? Uno deve studiarlo in tutte le posizioni possibili, quindi da Shizen no Kamae vedere Tsuki. L'errore più comune è quello di far mostrare dei movimenti preparatori nel momento dell'attacco, no? Quindi se stiamo di fronte e sono tendente ad attaccare con la destra, spesso c'è il desiderio di iniziare a muovere la sinistra per prepararmi e poi attaccare di destra, no? Quindi c'è questo movimento preparatorio per attaccare di destra, e questo va eliminato perché sarà subito evidente anche in fase veloce che io sto facendo dei movimenti preparatori. L'avversario, anche se non è un grande artista marziale, sicuramente non vorrà essere colpito o potrebbe avvertire i movimenti di chi attacca, e il vostro attacco potrebbe essere, per quanto super veloce, comunque vano, perché è evidente. Quindi la prima cosa da fare è cercare di non prepararsi. Se io voglio tirare di destra o di sinistra deve essere totalmente neutra. Se io sto in questa posizione devo avere la capacità di attaccare di sinistro, no? O attaccare di destro senza prepararmi, no? Senza prepararmi, no? Senza prendere atteggiamenti di preparazione all'attacco. Primo errore. Secondo errore, si vede molto bene da questa prospettiva, per quanto io sia veloce, molto spesso le persone tendono a sbilanciarsi e poi essere super veloci. Il problema è che in questa fase di sbilanciamento l'altro già se n'è andato e voi potete andare veloci quanto vi pare, ma l'altro se ne sarà già andato, per cui è inutile essere super veloci così se poi l'altro già se n'è andato. Non riuscirete mai a colpire l'avversario, perché nel momento in cui voi vi sbilanciate in avanti, nel momento in cui voi fate qualunque movimento preparatorio, l'altro già sarà pronto, no? Quindi all'inizio quello che uno deve imparare a studiare, facendo molta attenzione, è quello di riuscire a muoversi invece al contrario, lentamente ma senza far vedere i movimenti. Quindi se io adesso devo imparare a allenarmi a tirare Tsuki, abbiamo detto non mettiamo movimenti preparatori. Se voglio tirare col destro, adesso io devo andare direttamente in avanti, il più lento possibile, ma senza sbilanciarmi, no? Senza mettere movimenti che possano dare informazioni all'altra parte del vostro movimento, quindi insieme, no? E quindi lo stesso movimento dovrà essere fatto lentamente per poi finire sempre bene nel movimento, no? Muro, no? E voi noterete che tirando lentamente, se provate col vostro compagno, comunque potrete notare che andando a una lentezza molto più bassa rispetto a come andate normalmente, metterete in difficoltà l'altra persona. Magari non lo prenderete, ma anche andando a questa velocità l'altra persona avrà bisogno di sbrigarsi per uscire, mentre invece se tirate velocissimo ma facendo movimenti preparatori, per l'altro sarà molto facile uscire.